Questa è la nuova X-Trail e-Power, cioè con quella motorizzazione che viene definita da Nissan l'elettrico a benzina. Adesso scopriamo insieme come va su Terzo Garage. Tutta l'auto è molto proporzionata, il frontale però è la parte che preferisco. Imponente, calandra grande ma non esagerata, fari su 2 livelli full LED, nuove prese d'aria per garantire una migliore penetrazione aerodinamica, cerchi da 19 pollici, protezioni in plastica grezza sui passaruote e queste minigonne cromate che danno eleganza ma anche sportività. Come vedete dietro manca lo scarico, nel senso che è spostato per dare l'impressione di avere una macchina totalmente elettrica, ma non c'è. In ogni caso questo estrattore fa davvero bella mostra di sé e dà anche in questo caso grinta al posteriore. Eccoci qui sulla nuova Nissan X-Trail, questa è la quarta generazione di questo SUV di segmento D, siamo a 4,68 m di lunghezza. In questo caso abbiamo allestimento Tecna e una versione predisposta per 7 posti, poi lo vedremo, che comunque mantiene un ampio spazio anche per il bagagliaio quando gli ultimi 2 posti sono reclinati, gli schienali sono reclinati. Intanto una grande percezione di qualità interna con materiali della plancia morbidi, un grande display centrale per l'infotainment a sbalzo che però non toglie minimamente luminosità perché rispetto al piano della plancia stessa non è così, diciamo, il dislivello non è così elevato. Abbiamo anche qui l'head-up display e qui abbiamo questo sistema che potremmo quasi definire rispetto agli altri sistemi attuali sul mercato un ibrido al contrario, nel senso che non è il motore elettrico a supportare il motore benzina ma viceversa. Grazie alla concessionaria Auto Mattiauda di Cuneo per aver prestato questa Nissan X-Trail a Terzo Garage. La trazione infatti è sempre affidata al motore elettrico, in questo caso però su questa ne abbiamo 2 perché qui abbiamo l'e-Force, il sistema e-Force, cioè di trazione integrale permanente. Quello sull'assale anteriore è un motore da 204 cavalli elettrico, quello dietro 136 cavalli per una potenza combinata di 213 cavalli e 525 Nm di coppia. Questi motori elettrici sono alimentati praticamente dalla corrente generata dal 1500 turbo benzina a 3 cilindri che abbiamo sempre davanti. Ecco il cuore tecnologico di questa e-Power. Qui abbiamo il 1500 benzina, lì dietro la turbina, il turbo, qui da questa parte abbiamo l'inverter, sotto c'è il motore elettrico, quello anteriore, che dà trazione alle ruote. L'inverter decide se passare questa corrente alla batteria, che è una batteria piccolina da 2 kWh che abbiamo sotto i sedili anteriori, oppure se darla direttamente al motore elettrico che dà trazione, oppure a entrambi. Se noi chiediamo tanta potenza, allora addirittura i motori vengono alimentati sia dalla corrente generata dal motore elettrico, sia dalla corrente presente in batteria. Se invece noi andiamo a un'andatura tranquilla, la macchina ne approfitta per caricare la batteria. E la batteria si ricarica anche con la frenata rigenerativa, quindi quando noi rilasciamo il pedale dell'acceleratore oppure quando noi freniamo. Vi ricordo che Terzo Garage è partner di AutoIt.it, il nuovo portale di compravendita auto, nuove usate e anche accessori. E c'è anche l'app, scaricatela e visitate il sito. Questo sistema assicura una grande silenziosità dell'auto.
davvero l'abitacolo è molto molto ben insonorizzato e il benzina si sente pochissimo. Quando si chiede un intervento un po' più importante da parte dei motori elettrici, l'auto scatta bene. Qui abbiamo uno scatto, scusate la ripetizione, 0-100 in 7,2 secondi su questa versione. Anche la frenata, che combina ovviamente sia la frenata rigenerativa sia, quando ce ne sia bisogno, l'intervento dei freni meccanici veri e propri, riesce a assicurare spazi di arresto molto buoni. E dire che questa è un'auto piuttosto ingombrante, ma non si sente, devo dire. È molto comodo trovare la giusta posizione di guida potendo contare sui movimenti elettrici del sedile e sedili che in questo caso sono rivestiti in pelle e anche riscaldabili. Con il bilanciere sulla razza sinistra io posso andare a scegliere anche la videata delle impostazioni, che seleziono premendo la rotellina. A questo punto, nella voce assistenza guidatori, io posso andare a impostare tutti gli ADAS. Vedete, io ho l'assistenza alla sterzata, il centraggio di corsia, monitoraggio dell'angolo cieco, frenata di emergenza automatica, lettura segnali stradali, eccetera eccetera. Con la funzionalità e-pedal, che io posso attivare premendo il tasto sul tunnel centrale, e io ho anche l'indicazione nel display del cruscotto, praticamente l'auto frena parecchio quando io lascio l'acceleratore, e la modalità che consente praticamente la guida predittiva, cioè io posso utilizzare solo il pedale dell'acceleratore, perché quando sto per avvicinarmi a una rotonda, un incrocio, rilascio e l'auto frena, e frena parecchio davvero. A proposito di consumi, Nissan dichiara un consumo medio del 15% inferiore rispetto a un diesel di pari potenza e di pari stazza. Quest'auto pesa circa 2 tonnellate e consuma 6,3 litri ogni 100 km, consumi anche qui dichiarati, però diciamo che sono abbastanza reali. Anche nel fuoristrada questa X-Trail è assolutamente a suo agio. Anche qui gli agganci Isofix per i seggiolini dei bambini e rivestimento in pelle. Guardate quanto è ampia, 85 gradi, praticamente 90 gradi, l'apertura delle portiere posteriori, così da dare un facile accesso ai sedili, trovarsi veramente comodi. La cosa bella è anche che io posso regolare la profondità della seduta, perché la panchetta scorre. In conseguenza posso regolare sia la capacità del bagagliaio, che mi interessa, sia la posizione di chi sta dietro, per dare magari più spazio appunto all'ultima fila. Lo scalino centrale non è troppo alto, quindi diciamo chi sta in mezzo dovrà tenere i piedi un po' larghi, però avrà comunque spazio di manovra. E qui abbiamo le bocchette del clima, la cui temperatura si può regolare in autonomia, quindi qui abbiamo di fatto un climatizzatore trizona, 2 zone davanti e una dietro, perché i passeggeri possono sia regolarsi la temperatura agendo su questi tasti, sia riscaldarsi i sedili e ancora utilizzare queste prese USB per ricaricare i loro cellulari. Il portellone è elettrico, abbiamo una capacità di 575 litri, piano di carico piatto. In questo caso abbiamo, io ho già tolto la cappelliera per comodità, un piano di carico piatto, perché abbiamo buttato giù i sedili dell'ultima fila. Volendo, con questi ganci è molto facile sistemarli, e poi andiamo a far scorrere la panchetta avanti per permettere
ai passeggeri di entrare, ok? Anche con la nuova X-Trail e-Power è tutto, spero il video vi sia piaciuto, magari lasciate un like e iscrivetevi al canale. Alla prossima, buoni chilometri a tutti, ciao!